Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo cornetto o croissant. Per abbellirlo ho deciso di metterci qualche granella di zucchero. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un filo in acrilico e un uncinetto da 3 mm. Inizio facendo l'anello magico, quindi avvolgo il filo intorno alle mie dita, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. All'interno dell'anello magico vado a fare 6 maglie basse, quindi il primo giro. Entro, prendo il filo, ho due asole, chiudo tutte e due le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo. Nel giro 2 mi vado a preparare un marcatore perché andrò a fare una maglia bassa e un aumento. Significa che entro nel primo punto lavorato e faccio una maglia bassa. Nel secondo punto vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto. 2, ho preparato il marcatore, devo segnare l'inizio del giro. Proseguo con una maglia bassa e un aumento nel punto che segue. 1, entro nello stesso punto. 2, fino alla fine del giro. Ora tolgo il marcatore, stringo bene l'anello magico. Nel giro 3 vado a fare un giro di maglie basse, quindi vado a fare una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Segno l'inizio del giro e faccio una maglia bassa, una maglia bassa per tutto il giro. Proseguo con il giro 4 facendo 2 maglie basse e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro. Nel secondo punto faccio una maglia bassa, nel terzo punto vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto. 2, ripeto, 2 maglie basse. 1, 2 e nel punto che segue un aumento. 1, entro nello stesso punto. 2, fino alla fine del giro. Nel giro 5 vado a fare di nuovo un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Segno l'inizio del giro e ripeto una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa fino alla fine del giro. Nel giro 6 proseguo con gli aumenti facendo 3 maglie basse e un aumento. 1, segno l'inizio del giro. 2, 3, nel punto che segue vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto. 2, ripeto 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel giro 7 vado ancora a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato, segno l'inizio del giro e proseguo con una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa per tutto il giro. Nel giro 8 inizio facendo 8 maglie basse, quindi entro. 1, segnate l'inizio del giro. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Adesso vado a lavorare in costa esterna. Se fate caso, ogni punto ha due fili, vedete? Ha come una V. Io vado a prendere solo questo esterno. Inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1, entro nello stesso punto, sempre prendendo solo il filo esterno, 2, proseguo con 2 maglie basse, sempre lavorate in costa, una in ogni punto, quindi entro, 1, nel punto che segue, entro in costa, 2. Ora vado di nuovo a fare un aumento in costa, 1, 2, di nuovo 2 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2 e concludo con l'aumento in costa. 1, entro nello stesso punto, 2. Nel giro 9 semplicemente vado a fare un giro di maglie basse, non lavoro più in costa, entro nell'intero punto e faccio una maglia bassa. Segno l'inizio del giro, una maglia bassa per tutto il giro. Questa volta non lavorata in costa. Proseguo con il giro 10 facendo 5 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel giro 11 inizio con 12 maglie basse, una in ogni punto, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel punto che segue vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ora vado a fare 3 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, nel punto che segue vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e concludo con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2. Nel giro 12 vado a fare semplicemente 7 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel punto che segue un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 7 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Ora dal giro 13 al giro 16 vado a fare 4 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, segno l'inizio del giro, ripeto una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto per 4 giri.
Nel giro 17 seguitemi di nuovo bene perché andiamo a fare un'altra cunetta per andare ad allargare il croissant o il cornetto. Quindi inizio facendo 16 maglie basse, una in ogni punto, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ora vado di nuovo a lavorare in costa esterna, quindi prendendo solo questo filo esterno e vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, proseguo sempre in costa esterna con 4 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, in costa esterna vado a fare di nuovo un aumento, 1, 2, altre 4 maglie basse in costa esterna, 1, 2, 3, 4 e concludo con un aumento sempre in costa. 1, entro nello stesso punto, 2. Ora nel giro 18 vado a fare semplicemente 9 maglie basse e un aumento entrando nell'intero punto. Quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nel punto che segue vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto, 9 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Nel giro 19 inizio con un aumento, quindi entro nel primo punto e faccio 2 maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2, segno la prima maglia bassa che ho fatto per segnare l'inizio del giro e proseguo con 20 maglie basse, una in ogni punto. Velocizziamo un pochino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, 5 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e concludo con 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Nel giro 20 inizio di nuovo con un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, segno il primo punto lavorato e ora vado a fare 22 maglie basse. Velocizziamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22. Vado a fare un aumento nel punto che segue, 1, entro nello stesso punto, 2, faccio 5 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e concludo con 6 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora dal giro 21 al giro 27 vado a fare 7 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Facendo questi 7 giri vado a fare la parte più grande del croissant. Quindi proseguo con una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa per 7 giri. Terminati i 7 giri, come potete vedere la forma del croissant c'è. Ora vado a chiuderlo dall'altro lato, quindi vado a ripetere lo stesso procedimento a specchio. Ve lo faccio vedere, lo vediamo insieme. Inizio con una riduzione, quindi filo esterno del primo punto, filo esterno del secondo punto, chiudo 2 e chiudo 2. Segno l'inizio del giro. Ora vado a fare 22 maglie basse, una in ogni punto. Velocizziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Di nuovo una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Vado a fare 5 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2 e concludo con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel giro che segue inizio di nuovo con una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Segno l'inizio del giro. Ora vado a fare 20 maglie basse, una in ogni punto, velocizziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vado a fare una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2 e di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2 e concludo con 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Nel giro 30 vado a fare 9 maglie basse e un aumento. 1, segno l'inizio del giro,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vado a fare la riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 9 maglie basse, una riduzione per tutto il giro. Nel giro 31 inizio con 16 maglie basse. 1, segno l'inizio del giro, velocizziamo un pochino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ora vado a lavorare in costa. Inizio con una riduzione, quindi filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Vado a fare 4 maglie basse lavorate in costa, quindi una in ogni punto. 1, entro in costa, mi raccomando. 2, 3, 4, di nuovo una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. 4 maglie basse lavorate in costa, 1, 2, 3, 4, mi restano le ultime 2 maglie per fare la riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ora, entrando nell'intero punto, non vado più a lavorare in costa, vado a fare 4 giri di maglie basse. Quindi dal giro 32 al giro 35 faccio una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa, ripetendo questa sequenza per 4 giri. Mano a mano che vado avanti vado anche ad imbottire e ora proseguo con il giro 36 facendo 7 maglie basse e una riduzione, lavorando nell'intero punto. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nei punti che seguono una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 7 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Proseguiamo con il giro 37, andiamo a fare 12 maglie basse, una in ogni punto. 1, segno l'inizio del giro e velocizzo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vado a fare una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2, proseguo con 3 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, ancora una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2, 3 maglie basse, 1, 2, 3 e concludo con una riduzione, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Nel giro 38 vado a fare 5 maglie basse e una riduzione. 1,
segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nei punti che seguono la riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 5 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Nel giro 39 vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Ripeto, una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro. Mi raccomando, mano a mano che andate avanti andate ad imbottire e proseguo con il giro 40. Inizio facendo 8 maglie basse, una in ogni punto, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vado a lavorare in costa. Nei punti esterni vado a fare una riduzione. Sempre in costa vado a fare 2 maglie basse, quindi prendendo solo il filo esterno. 1, 2, di nuovo una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ancora 2 maglie basse in costa, 1, 2 e concludo con una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Nel giro 41 vado a fare semplicemente un giro di maglie basse lavorate nell'intero punto, quindi prendo il punto per intero e faccio una maglia bassa. Segno l'inizio del giro e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro. Nel giro 42 vado a fare semplicemente 3 maglie basse e una riduzione, quindi le prime 3 maglie basse, una in ogni punto, una segno l'inizio del giro, 2, 3 e una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 3 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Nel giro 43 vado a fare semplicemente un giro di maglie basse, una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Vado a ripetere una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato per tutto il giro. Giro 44, 2 maglie basse e una riduzione, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2 e una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 2 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Nel giro 45 vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Giro 46, una maglia bassa e una riduzione, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nei punti che seguono faccio una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ripeto una maglia bassa e una riduzione per tutto il giro. Arrivata qui lascio il filo un po' più lungo, taglio, prendo l'ago e vado a chiudere. Praticamente vado a fare come tutte le riduzioni, vado a prendere tutti gli esterni, esterno, esterno e tiro, esterno, esterno e tiro,
esterno, esterno e tiro facendo tutto il giro. Arrivata alla fine faccio una X, un nodino e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Per fare una cosa ancora più carina possiamo fare dei granellini di zucchero sopra il croissant o sopra il cornetto. Praticamente entro in un punto, esco 2 punti dopo, faccio passare il filo, inizio facendo il nodino, questo lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Ok. Poi entro 2 punti dopo e faccio una stringhetta. Esco in un punto qualsiasi, faccio un orizzontale, uno verticale, un obliquo, non devono essere tutti uguali, e vado a fare tutte cuciturine. E questo è il risultato finale. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!